Quando la parola Venezia accarezza l'udito, non si può fare a meno di lasciare che la mente inizi a viaggiare, tra canali magici, gondole eleganti e architettura affascinante. Questa città, un tempo fulcro di un potente impero marittimo, adagiata sull'acqua, svela la sua bellezza e la sua storia ad ogni passo, regalando esperienze indimenticabili a chi la visita. Il nostro viaggio, tra i luoghi da visitare a Venezia, comincia proprio dalla celebre Piazza San Marco, che è universalmente riconosciuta come il cuore pulsante di Venezia. Questa vasta piazza, circondata da opere d'arte architettoniche, rappresenta una testimonianza vivente della grandezza di questa città. Tra le gemme architettoniche più celebri vi sono la Basilica di San Marco e il suo campanile. La basilica, con i suoi mosaici dorati, cupole maestose e la facciata ornamentata, è un autentico capolavoro dell'architettura bizantina e veneta. Ogni dettaglio riflette la magnificenza di un'epoca passata e la devozione religiosa della Repubblica di Venezia. Salendo il campanile, alto circa 99 metri, ci si trova letteralmente in cima al mondo, con una vista panoramica incredibile della città e della laguna. Questa esperienza offre una prospettiva unica per ammirare i tetti rossi, i canali serpeggianti e i ponti iconici di Venezia, regalando un momento di meraviglia. Un altro luogo straordinario che vale la pena esplorare è il Palazzo Ducale, che un tempo fu il centro del potere politico e giudiziario. Questa struttura non è solo una dimostrazione della ricchezza veneziana, ma rappresenta anche un simbolo della sua forza e della sua stabilità. Le sue sale decorate, le opere d'arte di inestimabile valore e l'architettura imponente ci fanno sentire come se fossimo immersi in una pagina vivente della storia veneziana. Visitare il Palazzo Ducale è un'esperienza unica, un viaggio nel tempo da fare assolutamente. Nel proseguire il nostro itinerario, è imprescindibile dedicare del tempo al maestoso Canal Grande. Questa via d'acqua, serpeggiando attraverso la città con la sua caratteristica forma a S, ha svolto un ruolo di primaria importanza come arteria principale di trasporto per secoli. Imbarcarsi in un tranquillo giro in vaporetto lungo il canale regala una prospettiva unica sulla città, consentendo di ammirare gli spettacolari palazzi che ne costeggiano le rive. Il ponte di Rialto, che si erge con eleganza sopra il Canal Grande, riveste un ruolo di primaria importanza nella storia e nell'anima di Venezia. Questo ponte, con le sue botteghe e il mercato affollato nelle vicinanze, ha pulsato come il cuore palpitante del commercio cittadino per secoli. Anche oggi, il mercato continua a offrire un'esperienza straordinaria, con le sue bancarelle vivaci e i colori sgargianti che creano un'atmosfera vibrante e autentica, catturando i sensi e immergendo i turisti nella vivace cultura veneziana. Un'altra tappa imperdibile è il quartiere ebraico, noto anche come il ghetto. Questa zona storica è un affascinante frammento di storia, cultura e resistenza. Attraverso le sue sinagoghe, musei e ristoranti, il quartiere ebraico rappresenta un luogo dove il passato e il presente convivono armoniosamente, narrando la toccante storia della comunità ebraica a Venezia. Qui è possibile capire le radici culturali di questa città unica al mondo. Continuando il nostro percorso, il ponte dell'Accademia offre uno dei panorami più romantici e incantevoli del Canal Grande. La vista che si gode da questo ponte è davvero emozionante, con le acque del canale che riflettono il maestoso scenario di Venezia.
Nelle vicinanze, le gallerie dell'Accademia custodiscono una delle più importanti collezioni d'arte veneziana e di grandi maestri che hanno plasmato questa città nel corso dei secoli. La Basilica di Santa Maria della Salute, invece, ergendosi con maestosità sulla punta della città, è molto più di una semplice struttura religiosa. Essa incarna un simbolo di grazia e speranza. Questo capolavoro architettonico fu eretto come voto di ringraziamento per la cessazione della peste, e la sua imponenza e bellezza sono indescrivibili. Questa basilica rappresenta una tappa fondamentale in un viaggio a Venezia e invita a riflettere sulla forza della fede e della speranza nella storia tormentata di questa città. Continuando, un romantico giro in gondola rappresenta uno dei momenti più magici che si possano vivere a Venezia. Navigando tra i suoi canali silenziosi e passando sotto i ponti storici, ci si ritrova in una dimensione intima e avvolgente, che permette di percepire la città da una prospettiva completamente diversa. Il lento movimento della gondola offre la possibilità di osservare i dettagli nascosti in ogni angolo di questa città, ma anche le facciate dei palazzi che si riflettono sull'acqua e le ombre che danzano sulla superficie del canale. È un'esperienza romantica che cattura sicuramente il cuore e l'immaginazione. Oltre ad un giro in gondola, si può ammirare la città passeggiando per le sue strette stradine. Ogni angolo, ogni calle, ogni piazzetta riserva una sorpresa, una storia o un capolavoro architettonico che attende di essere scoperto. Le stradine di Venezia invitano a una passeggiata senza meta, un viaggio nel passato e nel presente della città, un'immersione nell'autenticità della sua vita quotidiana. Altre attrazioni da non perdere sono la libreria Acqua Alta e i giardini reali. La libreria Acqua Alta è un luogo di culto per gli amanti della lettura. Questa libreria unica al mondo ospita i suoi libri in gondole e vasche, per proteggerli dall'alta marea, creando un'atmosfera unica e surreale. Per coloro che cercano un momento di tranquillità, invece, i giardini reali offrono una fuga perfetta dal trambusto della città. Questo spazio verde è un'oasi di pace, con alberi secolari, aiuole fiorite e una bella vista sulla laguna veneziana. Continuando, l'isola di San Giorgio Maggiore è un tesoro nascosto ed offre una vista incantevole sulla celebre piazza San Marco. La chiesa di San Giorgio Maggiore, con la sua maestosità e il campanile che si staglia contro il cielo, è un punto di riferimento visivo inconfondibile. Infine, non si possono tralasciare le affascinanti isole di Murano e Burano, quando si pianifica un viaggio a Venezia. Queste due gemme della laguna veneta aggiungono un tocco speciale all'esperienza veneziana. Infatti, Murano è famosa in tutto il mondo per la sua maestria nella lavorazione del vetro, una tradizione che risale al XIII secolo. Qui, i maestri vetrai creano opere d'arte uniche, dimostrando le loro abilità anche con spettacoli dal vivo. Un giro per le fornaci e le botteghe di Murano offre ai turisti l'opportunità di acquistare splendidi oggetti di vetro, dal tradizionale vetro di Murano alle creazioni contemporanee. Burano, d'altra parte, è famosa per le sue casette dai colori vivaci, dipinte in sfumature pastello brillanti. Questa isola sembra quasi un quadro che ha preso vita, offrendo un'atmosfera unica nel suo genere. Burano è anche rinomata per il merletto artigianale, una tradizione tramandata di generazione in generazione.
Esplorare le strade strette e colorate di Burano permette di immergersi nella cultura locale, ammirando anche l'abilità delle merlettaie mentre creano le loro opere. Sicuramente un'escursione a Murano e Burano aggiunge un tocco di autenticità e bellezza ad un viaggio veneziano, consentendovi di scoprire tradizioni artigianali uniche e di apprezzare la diversità culturale di questa regione.